Atipico è un viaggio, è un documentario, ma è anche persone, storie, sapori, balli nel centro di Torino. È attrezzature che cadono dalle spalle e corse tra le piazze di Bologna. È un pulmino che si rompe sulla strada di ritorno e una Milano caotica in una mattina di settembre. Atipico sono voci che si sono incontrate. Atipico è un'idea che ha preso forma i primi di agosto tra mail e merende. Atipici siamo tutti, capire di esserlo è solo il primo passo per smettere di vedere le differenze come difetti e iniziare a renderle opportunità. Quando ho tanta voglia di fare una cosa e me ne frego completamente di quello che pensano gli altri. O spesso, soprattutto facendo queste scelte di vita. Quando seguo la mia volontà, quando seguo il mio essere, allora forse lì mi sento un po' atipica. Di solito quando finisco nei posti dei ricchi. Quando entro nella mia università. Quando sono circondata da persone che non riescono a comprendermi e ad accettarmi per quello che sono. Quasi tutti i giorni, nel senso che il mio corpo è atipico rispetto a quella che è la normale fisicità di un uomo. Ne ho uno ed è la capacità di sintesi. Forse non lo so, la scrittura, raccontare storie. Forse non sono così pessima a organizzare le cose. Capire le persone. Le capisco molto bene. Beh, la tipica cosa di Eurospin che mi ricordo delle feste era la pasta. Cioè la pasta di marca Pasta, e devo dire che è molto me. Sicuramente forse le mozzarelle pugliesi sono uno dei miei prodotti preferiti. Con il loro tiramisù pronto, quello che prendi dalla vaschetta che costa pochissimo, tipo 1,50 €, e sono rimasta estasiata quando l'ho visto, così, una sorpresa caffè e cioccolato. Allora, non so quanti anni sono che non vado all'Eurospin, però penso una mela, perché è tipo una delle cose che compro di più ovunque io vada. Un po' una passionaria, un po' alle volte appunto anche tanto apprensiva. Una donna militante che nutre un sacco di speranza per la nostra rivoluzione. Jessica è una persona molto spontanea, ma allo stesso tempo molto riflessiva. Innamorarmi e di non capire più niente e dei ragni. Sono terribilmente aracnofobica. La mia paura più grande è di non avere più voglia di lottare un giorno. Che il mondo non cambi e che le persone continuino a discriminare qualcuno senza un valido motivo, e quindi facendo vivere la vita di una persona in modo veramente brutto. Vorrei che tutto di colpo non ci fosse più la crisi climatica. Il secondo desiderio è che si formasse politicamente la possibilità di una comunità che abbia alla base l'educazione emotiva. E il terzo desiderio, che ognuno faccia il lavoro che vuole fare. Che tutti avessimo diritto a una casa e a un sostentamento minimo, il socialismo nel mondo e poi che di colpo la gente cominciasse a farsi i fatti suoi. Chiederei proprio desideri impossibili. Se potessi chiederne 3, chiederei un ritorno delle mezze stagioni, un essere umano in cui avere un po' più di fiducia e un mondo online con un po' meno odio a volte. Il desiderio è che le donne di tutto il mondo si organizzino e comincino a lavorare insieme e a costruire una società migliore. Forse questo in realtà già sistemerebbe tutto il resto dei problemi del mondo. Mi servirebbero altri 2 desideri. Questo sì, che le donne si organizzino. Con Ethan e Jessica abbiamo affrontato il tema della transizione di genere, una storia simile ma affrontata con 2 percorsi personali differenti. Generalmente transgender veniva considerato come un termine ombrello per racchiudere tutte quelle persone che appunto hanno un'identità di genere che è diversa dal loro sesso di nascita, e più specificatamente le persone transessuali
sarebbero quelle persone che decidono di intraprendere un percorso medicalizzato. La consapevolezza di essere un ragazzo transgender è arrivata a circa 26 anni, dopo 1 anno e mezzo di psicoterapia. Diciamo che Eitan c'è sempre stato, la consapevolezza che ci fosse e la necessità di accettare questa consapevolezza è arrivata a circa appunto 26 anni. È quella sensazione di non sentirsi a proprio agio con il proprio sesso di nascita. Ad esempio, io ero molto insicura, avevo paura di socializzare con le persone. Con molte persone la disforia è accompagnata anche dalla depressione, però per ogni persona è molto diverso e ogni persona la vive in modo completamente personale. All'inizio dicevo che in qualche modo il mio corpo mi denunciava per una persona che io non ero, perché il mio corpo era percepito come femminile, anche se io avevo preso la consapevolezza di essere un ragazzo. Quindi è una sensazione impossibile da descrivere, però alla fine anche le persone cisgender hanno coscienza di chi sono, no? Cioè sanno di essere maschio o femmina all'interno della società. Ecco, è la stessa sensazione, tu sai chi sei, solo che nel caso delle persone trans questo non corrisponde con quello che o lo specchio o la società ti rimanda. Quando facevo le mie ricerche su YouTube e appunto ero tanto confusa, non avevo la minima idea di cosa fare, dove mettere le mani, e quindi facevo ricerche scrivendo da uomo a donna, e quindi mi sono apparsi tutti i video delle timeline con le persone che cambiavano e iniziavano con la loro foto da bambini e poi piano piano diventavano delle bellissime foto. È stato come se finalmente riuscissi a liberarmi da determinate catene, insomma è stato una ventata d'aria fresca in un giorno con 40 gradi. Sono riuscito anche attraverso il femminismo e la decostruzione del maschile a costruire il mio maschile ed essere uomo come io credo e sento sia giusto essere maschio. Il femminismo intersezionale ha la possibilità di liberare anche e soprattutto gli uomini, perché il femminismo non parla solo alle donne e di donne, ma parla anche agli uomini che sono stanchi del patriarcato, stanchi di dover rispettare determinati canoni per essere considerato uomo. La principale secondo me è quella dell'operazione, perché ogni volta che una persona dice di essere trans, tutti gli chiedono ma quindi sei operata, come se esistesse un solo tipo di operazione, come se quell'operazione a cui pensano serva proprio ad un certo senso a convalidare il proprio genere. Poi un'altra domanda che odio è quella del nome, del vero nome, come dicono molte persone. Ma quindi qual è il tuo vero nome? E io ogni volta rispondo esattamente con Jessica, perché è quello il mio nome, non c'è un altro nome da considerare vero. E poi c'è la domanda delle foto. Mi fai vedere come eri prima? E è una domanda molto 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 scomoda. Ci sono persone a cui non dà particolarmente fastidio, persone a cui invece provoca molto disagio. Piper e Matilde sono due delle fondatrici di Making of Love, un collettivo intergenerazionale che vuole aprire un dibattito sul sesso e sul piacere. È ridere, è vivere, è gioire, è piangere, è un insieme di emozioni, di corpi, di incontri, e spesso non è un orgasmo. Questo è importante secondo me. L'importanza della comunicazione. Cioè bisogna parlare, secondo me, quando si fa sesso, quando c'è un incontro tra due esseri umani, la comunicazione deve essere sempre al primo posto. Consenso. Cazzo, l'ho pensato anch'io. Allora la cambio. La vita è piena di consenso, dato, non rispettato, a volte violato. Quindi si conosce un po' questo concetto vagamente, ma non
non se ne parla di consenso. La necessità di portare un'educazione sessuale e all'affettività nelle scuole, perché appunto in Italia al momento purtroppo non c'è, soprattutto appunto nelle scuole che dovrebbero essere un luogo protetto dove i ragazzi possono imparare, e l'educazione sessuale manca totalmente. Quindi Making of Love nel concreto è un film, è una serie di documentari ed è un libro. Direi che Making of Love ha proprio un focus sul singolo nel gruppo, che secondo me è una cosa super da riconquistare. Secondo me il sesso può anche esistere in sé, ma l'amore senza sesso per me personalmente non può esistere. Jessica e Camilla ci hanno spiegato il loro impegno nella Rete Jin, un movimento di donne che lotta in solidarietà e prendendo ad esempio l'auto-organizzazione delle donne curde per combattere le più disparate forme di oppressione nate dal patriarcato. Rete Jin è un collettivo di donne, di chiunque si identifichi come tale, che in Italia è presente in decine di città, che fa parte del movimento delle donne, quindi del movimento curdo, e che si occupa di lavorare sui principi della rivoluzione curda, si occupa di parlarne agli altri, alle persone, quindi intessiamo relazioni sul nostro territorio per far conoscere la rivoluzione, per fare alleanze tra donne e per portare avanti tutti insieme qui la rivoluzione delle donne. Penso che la rivoluzione che in questo momento c'è in Siria del Nord-Est e la resistenza in generale che c'è in Kurdistan porti avanti, come diceva Cami, un paradigma in cui noi ci riconosciamo e porti avanti dei valori veramente rivoluzionari, e è molto bello andare a vedere, a toccare con mano un'esperienza di questo tipo, no? Un'esperienza in cui questo tipo di rivoluzione sta funzionando. Il problema non è solo, diciamo, la guerra esterna, le bombe, la Turchia, cioè forse la cosa più preoccupante è il livello di repressione che qua c'è, cioè che in Europa c'è, e che se tu fai un determinato viaggio e non succede niente, torni a posto, c'è il forte rischio che il tuo democratico Stato europeo poi prenda provvedimenti nei tuoi confronti solo perché sei andata a confrontarti con persone che stanno cercando di costruire un tipo di società veramente democratica e egualitaria. Se noi vogliamo una società libera, le donne devono essere libere, ma anche gli uomini devono essere liberi, e gli uomini attualmente non sono liberi del patriarcato, anzi. Il femminismo nel movimento curdo parte dal presupposto che la prima oppressione è quella dell'uomo sulla donna, che poi porta all'oppressione in generale di una classe su un'altra classe, quindi di un gruppo ristretto sul resto della società, e quindi poi dell'uomo sulla natura. Giovanna e Patrizia ci hanno accompagnato nella loro lotta del femminismo storico attraverso le persone e gli spazi di Casa delle Donne. Sabina, invece, ci ha parlato dei suoi concetti di amore e di famiglia, portandoci all'interno del mondo di Famiglia Arcobaleno. La casa perché era il luogo tradizionale anche di esclusione sociale delle donne. La Casa delle Donne, voluta fortemente dai movimenti delle donne di allora, voleva essere un ribaltamento anche, era un luogo dove le donne si incontravano insieme per prendere parola pubblica e azioni insieme. La nostra associazione si occupa soprattutto di lotta politica per il raggiungimento dei diritti che in questo momento non abbiamo, e quindi la nostra lotta principale è il riconoscimento alla nascita di entrambi i genitori. Poi, sai, gli omosessuali fino a qualche anno fa erano considerati sterili. Cioè non veniva neanche presa in considerazione l'idea che potessero farsi una famiglia. Quindi c'è tutto un percorso culturale da colmare. Abbiamo uno sportello d'ascolto un giorno alla settimana per tutte le problematiche e disagi delle donne, fondamentalmente problemi di relazione all'interno della famiglia, problemi di violenze, ma anche solitudine. Offriamo consulenze legali, consulenze psicologiche, e poi da 25 anni questa esperienza molto grossa e molto importante che sono i gruppi di automutuo aiuto.
la Casa delle Donne è un luogo politico anche, c'è tutta la parte storica di accoglienza, ma c'è anche tutta la parte di aggregazione politica. Io penso che le famiglie siano una pluralità, difatti non parlerei di famiglia, ma di famiglie. Ognuno di noi ha una sua idea di famiglia. Il femminismo della casa in realtà erano femminismi già allora della casa, e non era una teoria o una teoria politica, era una modalità di posizione, era un posizionamento essere femministe, uno sguardo sul mondo, tra l'altro irreversibile, guardarlo con occhi di donna. L'idea di far vivere ai nostri figli le differenze come un arricchimento, che non tolgono nulla, ma che anzi vanno ad aggiungere, è un modo per crescerli nella maniera più inclusiva possibile. MG disegna, realizza grafiche e tatua. Tra le altre cose ha anche scritto una guida sul mondo queer che definisce For Dummies, un mix tra attivismo e grafica tutto colorato e fluido. La mia idea era quella di fare un'enciclopedia illustrata e proprio For Dummies, quindi a livello 0, di tutto il linguaggio LGBT, il linguaggio queer, per mettere ordine, ma quello che mi ha spinto a farlo era il mio bisogno di mettere ordine in un certo senso, ma anche di poter esplorare chi sono, di capire. È mega necessario parlarne adesso, perché non c'è educazione sessuale o affettiva, soprattutto nel nostro paese. Non so come siate messi voi, però io non ho ricevuto nessuna educazione di questo tipo crescendo, ma tantissima diseducazione, quello sì. Post queer, perché quello in cui credo, in cui vorrei credere, è un mondo dopo il queer, no? Cioè il queer è un movimento politico, è una lotta politica di resistenza, ed è necessario, perché è necessaria la resistenza su certi campi, tipo quella di esistere come persone con orientamenti di genere, cioè orientamenti sessuali, identità di genere o identità affettive diverse dalla norma, eccetera. E io voglio credere in un mondo dopo, post, in cui non sarà più necessario. Cioè, se non ci fossero le parole che le piccole comunità si sono date per definirsi, sarebbe impossibile trovarsi, no? Ci ha fatto abbracciare tutti i suoi colori. Sul suo profilo Instagram e YouTube porta avanti il suo concetto di amore e di bellezza attraverso la body positivity e l'attivismo queer. Per quanto riguarda la body positive, è più una cosa in realtà che ho fatto per me stessa. Nel momento in cui ho capito che io potevo fare tutto nella vita a prescindere dal mio corpo, io ho iniziato a mostrarmi di più. Ho smesso di modificare il mio fisico, perché ovviamente prima io editavo molto il mio corpo. Mi sono proprio liberata e quindi ho iniziato a raccontare la mia vita con più verità. Sui miei social, per promuovere la body positivity, sono semplicemente me stessa, e la cosa che a volte mi fa sorridere è che magari posto una foto di me in costume e magari c'è qualcuno che mi risponde "Wow, come sei coraggiosa", e in realtà io sto semplicemente postando una foto di me in costume come tutti gli altri, quindi lo faccio semplicemente mostrando la mia vita. Io non sono né pro né contro il coming out in realtà. Io, per quanto riguarda la mia esperienza personale, non mi sento di aver fatto un vero e proprio coming out. Un giorno magari si arriverà a non avere più coming out e sarà un giorno bellissimo, però non è ancora normale per tutti essere LGBT, cioè per alcune persone è ancora una cosa sbagliata, e quindi finché ci sarà questo dislivello, secondo me il coming out esisterà di conseguenza. È stato difficilissimo trovare delle risposte per quanto riguarda il mio orientamento sessuale, perché io cercavo in tutti i modi di evitare il discorso, cioè quando spuntava il punto di domanda nella mia testa dicevo no, non è vero.
Mi è capitato di fare dei test, quello sì. Mi è capitato di guardare dei video su YouTube di persone americane, però perché in Italia nel 2013 ancora nessuno faceva video di questo tipo. Adesso ognuno ha la possibilità di raccontare la propria storia, di informare, di ispirare gli altri, e secondo me è stato proprio grazie ai social che c'è stato questo switch di mentalità assurdo. Anche semplicemente guardando un video su YouTube, un'intervista, è più facile dire ah ok, non sono solo, ci sono altre persone come me. Ok, ci siamo. Siamo Sara e Sofia. Devi dire di parentesi. Siamo Sara e Sofia di parentesi. Ah, e ogni tanto è una rivista web dove ogni tanto parliamo anche di qualcosa. E dove ci trovano? Su Instagram e su YouTube. Ali, vieni. Ma dov'è l'Ali? Siamo in bagno.